continuiamo il nostro discorso sui fattori di crescita in implantologia con delle novità significative, delle delle novità significative su quelle che sono, diciamo, i fattori di crescita in implantologia, ma quei fattori che possono migliorare e permettere il raggiungimento ed il mantenimento di un'osteointegrazione biologico-secondaria, che è quella che è dettata dal rimodellamento osseo, cioè dal rapporto fra riassorbimento e apposizione ossea, che mantiene i nostri impianti nel tempo all'interno della bocca dei nostri pazienti. E cominciamo. Partiamo da un concetto chiave. I fattori di crescita non debbono servire solo al raggiungimento di una rapida osteointegrazione, come molti pretendono, legata al carico immediato, ma debbono essere contemporaneamente quei fattori necessari a mantenere l'osso crestale perimplantare, che oggi sappiamo essere, a differenza di quello che veniva dettato dalla scuola svedese branimarchiana, un parametro fondamentale per valutare il successo praticamente di implantologia. Quindi oggi il mantenimento dell'osso crestale si può dire che ha sostituito i concetti dell'osso integrazione, perché la perimplantite non comincia all'apice dei nostri impianti, ma comincia in corrispondenza del collo dei nostri impianti. E questo ha portato ad un concetto totalmente opposto a quello della sorpassata e ormai vecchia scuola branimarchiana, che considerava fisiologico il riassorbimento dell'osso perimplantare anche quando era significativo nel primo anno di vita dei nostri impianti di circa 1 millimetro e progrediva con una media di 0,1 millimetri per ogni anno successivo al primo anno. Il principio così concepito di osteointegrazione per noi risulta superato. Oggi l'osteointegrazione biologica non è soltanto il frutto di uno stato di quiescenza in cui noi poniamo i nostri impianti lontani e assenti dagli stimoli meccanici, ma che sono legati al carico bredesico, ma il risultato della nostra integrazione è un insieme multifattoriale di più variabili che dobbiamo condizionare sia nel mondo della fisica, della chimica, della biochimica e della biologia, e rappresentano quei fattori di crescita da un lato, così come tanto adesso non si fa altro che parlare di questi, quanto l'importanza praticamente delle cellule e il modo con cui le cellule, ma non solo le cellule mesenchimali staminali adulte, ma anche che sono le cellule progenitrici, ma anche gli osteoblasti e soprattutto anche gli osteociti, come comunicano e come mantengono il loro rapporto con l'ambiente esterno, perché quando noi parliamo di epiteli parliamo solitamente di cellule affiancate l'una all'altra e congiunte fra di loro, fra delle giunzioni cellulari che sono le gap junction, gli desmosomi, gli emodesmosomi, se le consideriamo attaccate alla lamina basale. Nell'ambito delle tessuti mesenchimali, connettivali, ossi, cartilagini, eccetera, la cellula prende rapporto con la matrice extracellulare, con un ambiente esterno, con il quale direttamente comunica o può anche distaccarsi e vivere di vita propria, ma questo lo vedremo. E quindi è importante il modo con cui i nostri impianti comunicano con il resto dell'ambiente circostante, in particolar modo con le cellule responsabili del rimodellamento osseo, cioè della posizione del riassorbimento dell'osso. E quindi si è passati da un principio in cui il fattore biomeccanico, il carico, era l'unico fattore praticamente importante per l'attecchimento, per l'osteointegrazione dei nostri impianti, invece ad un'implantologia basata sulla biologia cellulare. Però questo noi approfondiremo parlando di osteointegrazioni, tutti quei fattori che possono influenzarle, sì i fattori di crescita, ma anche gli ormoni, le cellule mesenchimali, le cellule, il loro citoscheletro, il rapporto con cui questo citoscheletro e la cellula prende il rapporto con la matrice extracellulare e quindi le adesioni focali, e tutto in relazione anche ad ottenere e mantenere l'osso crestale, pur realizzando un carico immediato, che era praticamente una eresia nel mondo della vecchia implantologia svedese branimarchiana basata sul principio biologico dell'osteointegrazione, che si otteneva in assenza di carico.
L'osteointegrazione biologica quindi diventa per noi il presupposto per il mantenimento dell'osso crestale ed è oggi quella che noi possiamo definire la chiave di successo in implantologia e assume quindi un'importanza completamente diversa da quella che è la scuola bradymarchiana. E come noi riusciamo a mantenere l'osso crestale, che è diventato appunto il criterio chiave di valutazione del successo di un impianto? Il fatto che l'osso crestale rimanga vuol dire che quella perdita di osso all'intorno di un impianto dipende dai fattori. Se perdiamo osso ci sono diversi fattori. Prima fra tutti ovviamente la biocompatibilità che deve avere un impianto, e la biocompatibilità lo abbiamo parlando delle superfici del titanio, che oggi diventa un titanio praticamente che ha e deve avere due fattori importanti, appunto la biocompatibilità e il modulo praticamente elastico. E il titanio abbiamo visto che crea questo ossido di titanio che è molto valido, il suo modulo elastico praticamente che aumenta, diventa quindi più rigide le nostre leghe in titanio, però è vicino sempre praticamente a quello del tessuto in cui viene impiantato, e questo modulo di elasticità che è il modulo di Young, che più è alta praticamente il modulo di Young, ne parleremo, e maggiore praticamente la rigidità dei nostri impianti. Poi abbiamo visto quanto è importante nel mantenimento del nostro cristale la geometria dei nostri impianti, sia in termini di macrostruttura che di microstruttura, quindi macro e micromorfologia, in particolar modo le caratteristiche di superficie dei nostri impianti e l'importanza dell'ossido che si forma naturalmente sul titanio a contatto con l'ossigeno e con l'acqua. Però se noi vogliamo aumentare quello spessore di ossido di titanio possiamo aumentare l'ossidazione mediante un processo di ossidazione anodica, di anodizzazione, che diventa praticamente, fa diventare i nostri impianti più biocompatibili, più biomimetici, più bioconduttivi, soprattutto se noi poi creiamo quei nanotubi di cui abbiamo parlato e inseriamo quei fattori di crescita di cui ne parleremo nei prossimi incontri. Quello che poi è importante, e oggi vorrei sottolineare un pochino l'attenzione su questo aspetto, è la tecnica chirurgica, che praticamente sta cambiando totalmente l'approccio con l'osso, che diventa la sede dell'inserimento dei nostri impianti, perché oggi disponiamo di tecniche completamente innovative. Poi ovviamente non dobbiamo sottovalutare la connessione impianto-moncone, che è uno dei parametri, ma non il parametro che determina la sopravvivenza dei nostri impianti. E poi ovviamente nelle grosse riabilitazioni, dalla singola corona, parleremo, fino alle riabilitazioni diciamo complete di un'arcata, il concetto del come distribuiamo il carico protesico, che diventa fondamentale. Quel carico protesico, una cosa fondamentale oltre alla superficie chiusale di ogni singolo elemento, è importante praticamente di quel carico protesico evitare il cantilever, l'effetto bandiera. E quindi praticamente un altro parametro poi importante che oggi ha preso notevolmente piede per il mantenimento dell'osso crestale, forse è uno dei parametri più importanti che noi non dobbiamo sottovalutare, è come viene distribuito il carico in relazione alla quantità e alla qualità dell'osso praticamente crestale circostante all'impianto, e l'osso intorno all'impianto come distribuiamo i carichi. E questo fattore è diventato praticamente un fattore importante, ricordando sempre però che vale il principio che l'osso ancora gli impianti, ma il tessuto mucoso crestale mantiene gli impianti praticamente sottostanti. Ed una metodica innovativa in termini chirurgici, praticamente proprio che tende a migliorare la qualità dell'osso in cui noi andremo a inserire i nostri impianti, è la tecnica chirurgica completamente innovativa rappresentata dal Magnetic Mallet, che è uno strumento destinato sia alla chirurgia odontoiatrica quanto alla chirurgia implantologica. E nell'ambito della chirurgia implantologica esso trova ampia applicazione e principale applicazione nel rialzo del seno mascellare, nel sinus lift. Quando noi vogliamo alzare la scederiana, innalzare il pavimento del seno mascellare e affrontare la mascella posteriore, che è un'area molto problematica per due motivi: densità ossea
e scarsezza di altezza ossea, di solito l'aspetto trasversale, il volume trasversale dell'osso è sufficiente. Bene, di fronte a questa problematica, dove praticamente ci siamo buttati su approcci laterali, poi siamo andati negli approcci più ridotti minimali crestali, abbiamo utilizzato tecniche praticamente di apposizioni di biomateriali, ben sapendo che i biomateriali praticamente non sono osso, non hanno proprietà osteogenetiche. Oggi noi, grazie al Magnetic Mallet, possiamo praticamente andare a traslare l'osso e compattarlo lateralmente, ottenendo così praticamente quello che è un materiale osteogenetico, appunto rappresentato dall'osso che noi diciamo andiamo a dislocare mediante questo apparecchio, che è caratterizzato dall'avere un impatto elettromagnetico che permette di avere una forza di urto ad alta intensità e per brevissima durata, e questa è quella tipo di forza di impatto elettromagnetico ad alta intensità, quindi tanta energia in pochissimo tempo uguale una grande potenza, che permette praticamente di dare che cosa? Direttamente una deformazione plastica praticamente dell'osso, senza andare a fare una amplificazione del segnale che andrebbe a disturbare la scatola cranica, come avviene quando noi andiamo a martellare manualmente nelle aree con le tecniche tipo gli osteotomi di Summer e quant'altro. Quindi l'utilizzo del Magnetic Mallet, che ha 4 praticamente differenti intensità di lavoro, ha una curva di apprendimento molto rapida, efficace. Poi ovviamente con i giusti maestri si impara rapidamente quella che è l'utilizzo di questo strumento, che si può tenere in una sola mano e con l'altro controllare il campo operatorio. È uno strumento praticamente che è perfetto considerando le caratteristiche di anisotropia dell'osso. Ricordiamo che cos'è un tessuto, un materiale anisotropico. Un materiale anisotropico, rispetto e con differente del materiale isotropico, un materiale isotropico è un materiale che, se noi o lo comprimiamo o lo trazioniamo in qualunque direzione lungo l'asse longitudinale o trasversale, il comportamento di quel materiale, se è isotropico, si comporta alla stessa maniera. Invece praticamente nell'osso noi andiamo a doverci confrontare con l'anisotropia, e quando noi andiamo con l'anisotropia, siccome abbiamo questo guscio compatto con un tessuto praticamente midollare, spugnoso, spongioso, trabecolare, di densità completamente diversa che noi vedremo, rischiamo di perdere la giusta via e quindi di creare dei fori con le frese elicoidali o con l'impatto rischiamo praticamente di fare fori ellittici e quindi perdere quell'iniziale BIC, quell'iniziale interfaccia bone implant, che è praticamente bone implant contact, che è quella presupposto fondamentale per ottenere una stabilità primaria fondamentale come primo passo verso un'osseointegrazione biologica. Quindi praticamente grazie a questo impatto meccanico, impatto elettromagnetico, noi possiamo mantenere proprio la retta via. E quindi questo Magnetic Mallet con 4 velocità e praticamente con una dotazione di almeno 10 punte che permettono, sotto forma di lame, di bone expander e di driver, l'inserimento praticamente dei nostri impianti, dove dentro un osso di cui noi dobbiamo imparare a conoscere le proprietà meccaniche dell'osso. Ma prima di parlare delle proprietà meccaniche dell'osso, voglio far capire quale sia la similitudine che c'è fra la preparazione di un sito implantare con il Magnetic Mallet rispetto a tutte le altre tecniche. In realtà il Magnetic Mallet va a dare quello che ormai è ampiamente studiato, che è la deformazione plastica post-traumatica o bowing fracture o frattura arcuata, che consiste in una stabile deformazione dell'osso in seguito ad un trauma che tende ad assumere quell'aspetto arcuato, ed è quella che di solito precede quella che è la frattura a legno verde, che avviene soprattutto nei bambini di età pediatrica quando l'osso ha ancora un'elevata plasticità. Per cui se l'osso viene esposto a forze di compressione può deformarsi senza presentare i segni tipici
radiografici della frattura. Per cui quando una forza longitudinale crescente viene applicata all'osso, questo risponde deformandosi in maniera elastica e quindi ritorna tal quale quando esso praticamente viene eliminata la forza e ritorna alle condizioni di partenza. Questo è il comportamento elastico. Quando invece lo stress, che sarebbe la forza, che sarebbe l'applicazione della forza misurata in megapascal, è invece di breve intensità, è breve ma intensa e di breve durata, l'osso si deforma in maniera plastica grazie alla sua duttilità e in modo quindi permanente, perché la duttilità, il comportamento duttile o plastico, significa che c'è una deformazione permanente, non è più un comportamento elastico che ritorna alla condizione di partenza, al volume di partenza, ma incontra uno strain, a una deformazione per azione delle forze meccaniche di intensità maggiore realizzate nel più breve tempo possibile mediante il magnetic mallet. Noi otteniamo una deformazione plastica tipo la bowing fracture, che non è una frattura, però questo cambiamento di forma si può considerare come fosse una frattura a legna verde, come quella che otteniamo in uno split crest, ma non abbiamo frattura. E il grado di deformazione è un grado ovviamente variabile in base alle caratteristiche dell'osso trabeicolare e dell'osso corticale, che variano nel loro modulo di Young. Per cui se andiamo a vedere che cos'è un modulo di Young, che altro non è che il rapporto, lo vediamo nel grafico, tra il rapporto fra lo stress, la forza che applichiamo, e lo strain, lo sforzo, la deformazione misurata in percentuale, cosa sappiamo? Sappiamo che quando noi applichiamo una forza sul cortical bone, sull'osso corticale, sull'osso crestale, bene, questo osso si comporta come un materiale rigido e quindi praticamente c'è una crescita lineare molto verticale, perché il modulo di Young è alto, più alto è il modulo di Young è il rapporto fra lo sforzo, come negli assi cartesiani, o la forza, insomma, e la deformazione che viene misurata rispetto alla dimensione iniziale in un termine percentuale e quindi una quantità adimensionale. Questa crescita praticamente dell'elasticità fino a un certo punto che immediatamente va incontro alla frattura, o meglio alla deformazione e alla frattura. Il punto dove si ferma è che c'è la frattura. Quindi noi che cosa abbiamo? L'osso corticale si deforma meno e quindi noi dobbiamo immediatamente, ed ecco il vantaggio, realizzare velocemente quell'impatto per aprire l'osso corticale. L'osso trabeicolare, al contrario, si espande, si modifica e si plasticizza sotto il nostro impianto con forze ancora minori. Infatti vediamo la linea tratteggiata che ci dà il comportamento dell'osso trabeicolare spongioso o spugnoso, che praticamente con una piccola forza, un piccolo stress misurato in megapascal, ricordando che il pascal è l'unità di misura della pressione, rapporto fra newton su metro quadro, e poi per un lungo periodo c'è questa plasticità, e questa plasticità in un osso praticamente come quello del mascellare posteriore, dove la componente corticale è bassa e c'è quasi tutto osso trabeicolare spongioso, l'uso del magnetic mallet diventa l'elemento eccezionale, mentre quando lavoriamo in mandibola l'obiettivo sarà quello di lavorare sull'osso corticale come più verso una condizione di split crest con delle lame, rispetto praticamente a quello dove potremo impattare, sollevare, traslare orizzontalmente e verticalmente il nostro osso. Quindi la deformazione plastica dell'osso a che cosa è dovuta? Alla deformazione plastica del collagene. Il collagene tutti sappiamo essere la componente organica dell'osso, è quella componente organica responsabile della flessibilità e della duttilità dell'osso, di quello che stiamo parlando. E a differenza delle frese elicoidali che noi utilizziamo oppure a taglio parallelo che utilizziamo nell'osso, qual è la differenza di questo strumento innovativo in ambito di chirurgia implantologica? Protesica è quello praticamente di non andare a tagliare le frese
le fibre collagene, per cui la particolare struttura del collagene è responsabile del comportamento meccanico. Come si comporta il meccanico? Dal punto di vista meccanico il collagene? Il collagene è una tripla elica arrotolata praticamente su se stesso con forti legami praticamente intramolecolari. Quando noi andiamo a sopportare un carico, a sottoporle un carico, essa modifica la sua geometria spaziale trasformandosi da un andamento elicoidale torsionale ad un andamento lineare, perdendo così anche la sua struttura dipolare e caricandosi elettricamente sui due lati, effetto piezoelettrico che vedremo. Pertanto il comportamento iniziale è un comportamento elastico con un basso valore di Young. Quando però le forze praticamente aumentano e quindi le catene proteiche ormai sono completamente distese, abbiamo dall'elica, abbiamo praticamente una struttura lineare, a quel punto, proprio grazie ai legami intra e intermolecolari, avremo praticamente che si passa da un comportamento elastico tipico delle fibre collagene ad un comportamento elastico con elevate proprietà meccaniche. Le proprietà meccaniche più importanti del collagene, ricordiamo, sono sempre la rigidezza e la resistenza alla trazione. Non a caso i tendini sono fatti praticamente di collagene. Se prendiamo il tendine di Achille, che per l'80% è fatto di collagene, ha una resistenza praticamente alla trazione, una rigidezza, scusate, alla trazione di 105 megapascal e una resistenza alla trazione di 50 megapascal. Quindi praticamente le fibre collagene invece offrirebbero poca resistenza alla compressione, perché essendo molto lunghe e di spessore piccolo tendono ad accorciarsi, però è proprio quell'andamento plastico nel momento che entra il magnete a permettere praticamente al nostro collagene di andare incontro a quella deformazione plastica, e quindi il tessuto spongioso sottoposto a compressione ha un comportamento iniziale elastico lineare fino a una deformazione di 0,05, cioè del 5%, dove inizia quel processo, lo vediamo dalla curva, della plasticizzazione che avviene non appena le trabecole ossee iniziano praticamente a fratturarsi, vengono fuori delle microcricche. Per cui la fase iniziale elastica viene seguita da una fase piatta con uno sforzo costante, mantenendo costante la forza, fino a frattura, mostrando quindi un comportamento duttile. E quindi, a differenza dell'osso compatto o corticale, che vediamo la verticale, l'osso spongioso, che si fratturerebbe sotto forze praticamente di trazione, sopporta invece praticamente le forti di compressione e quindi si sposta. L'osso spongioso, lo ricordiamo, ha il 25-30% della densità dell'osso corticale, ha il 5-10% della rigidità dell'osso corticale, però è 500%, quindi 105 volte più duttile a compressione rispetto all'osso compatto, e questo gli permette l'osteocompattazione, l'ossocompattazione, perché le proprietà meccaniche di un materiale sono la capacità di assorbire energia, e questo è quello che fa l'osso spongioso, che ha una capacità di assorbere energia sotto carichi compressivi piuttosto che carichi di trazione, e quindi sopporta, e all'intorno di questo c'è appunto, noi per questo le ossa hanno intorno un osso corticale, quello si plasticizza e quello invece mantiene la sua rigidità, e se no saremmo tutti elastici. Però che cosa accade ad un materiale? Qui arriva il punto importante che non è chiaro a tutti e sarebbe bello chiarire, che è stato ipotizzato, è ormai quasi sicuro, che grazie alle sue proprietà piezoelettriche l'osso è in grado di generare un campo elettrico quando è sottoposto a una sollecitazione meccanica. Siamo nell'osso spongioso, stiamo utilizzando il magnetic mat, stiamo dando energia a questo osso, cosa fa? Sotto carico sviluppa un campo elettrico, quindi ha un effetto meccanoelettrico. Questo campo elettrico sembra appunto sia il segnale di stimolo delle cellule per il controllo del rimodellamento. Ed è quello che noi poi andiamo a continuare, attivato praticamente con la nostra preparazione cicloplantare, dando il carico immediato, un carico attraverso principi di tensegrità che ne abbiamo già ampiamente parlato, e questa ipotesi trova riscontro in alcune applicazioni, quali quella applicando una forza elettrica. Lo vediamo nell'immagine in basso a destra, i trasduttori piezoelettrici. Se noi diamo una forza meccanica, sviluppiamo un campo elettrico perché cambiamo la forma e cambiamo l'orientamento
orientamento della polarità, creando quel campo elettrico che le stimolo per le cellule sul citoscheletro praticamente per andare praticamente verso il processo di formazione del rimodellamento e quindi praticamente altri meccanismi che noi possiamo ottenere sono anche gli effetti dello sforzo, sono lo scorrimento relativo delle lamelle ossee, lo scorrimento della linea di cemento degli osteoni, ma quello che mi preme sottolineare è gli effetti dello stato dello sforzo, sia sulla pressione idrostatica dei liquidi all'interno del tessuto osseo, anche ormai arrivato a maturazione mediante i prolungamenti, le correnti di streaming, correnti idrodinamiche, possono determinare questo stimolo nel rimodellamento osseo, oppure un'azione non solo attraverso le correnti di streaming, ma proprio direttamente sull'osteocito. Infatti l'osso, non a caso, ha la capacità di adattare nella sua totalità la struttura attraverso processi di assorbimento e deposizione a posizione chiamato rimodellamento in risposta a stimoli meccanici ai quali viene sottoposto come durante i cicli masticatori, solo che lì c'è una modificazione elastica, lì abbiamo una modificazione plastica. Questa differenza è come se stessimo masticando, solo quel carico masticatorio è in grado di dare quella deformazione plastica. E il caso ideale sarebbe la distribuzione omogenea dei carichi lungo la superficie del rapporto impianto osseo, e così alla stessa maniera quando noi andremo a porre i nostri ossi dovremo avere un perfetto B, che dovremo avere la più ampia superficie praticamente di appoggio dei nostri impianti sull'osso, e quindi la geometria implantare diventa fondamentale. Infatti alle analisi a elementi finiti di diversi tipi implantari possiamo avere delle zone particolari di stress durante le sollecitazioni meccaniche che possono portare nel paziente a riassorbimento dell'osso marginale proprio nell'area del collo praticamente dell'impianto, ed ecco la particolare forma che può opporsi praticamente a questo riassorbimento dell'osso. Ricordiamo le forze che abbiamo parlato, lo shear stress ne parleremo, che è la forza di taglio quando noi andiamo ad applicare le lame, facciamo uno shear stress, stress è la forza, shear di taglio, oppure una forza compressiva che modifica la forma e attiva quell'effetto piezoelettrico, oppure forze di tensione, e questo sono i nostri campioncini di trazione e distensione, e quindi i normali processi fisiologici espongono la cellula a una varietà di stimoli meccanici, quali le pressioni idrostatiche che portano alle correnti di streaming, le forze di taglio shear stress, le forze di compressione e le forze di estensione o trazione o tensione che dir si voglia. E abbiamo visto, come abbiamo visto prima, secondo il principio della terzo principio della termodinamica, il principio di reazione, ad ogni azione c'è una reazione uguale e contraria che mantiene il sistema costante, il sistema in modo costante, e quindi mantiene il sistema in uno stato inerziale o di modo elettrico-uniforme, e questo praticamente è quello che noi abbiamo quando andiamo a realizzare questa situazione. E quindi praticamente le proprietà meccaniche della matrice circostante, adattando la propria tensione intracellulare, la propria tensione intracellulare attraverso la rete dello scheletro. E quindi praticamente questa azione però non è diretta sempre sulle cellule, ma viene diretta sulla matrice extracellulare, e ne parleremo, che è importantissimo. Cioè la matrice extracellulare che cos'è? È un materiale praticamente che cambia densità, rigidità, e in base al modulo elastico della matrice extracellulare, quindi la sua rigidità e elasticità, le cellule hanno un comportamento completamente diverso. Le cellule mesenchimali, staminali, adulte possono modificare in base al substrato che si trovano in un citotipo neuronale, o un citotipo muscolare, o un citotipo praticamente cartilagineo o scheletrico. E questo è molto importante, perché la matrice extracellulare prende un rapporto molto importante in quello che noi stiamo dicendo. E qual è la condizione migliore per creare praticamente una maggiore resistenza della nostra struttura ossea nelle aree dove c'è una bassa densità? È proprio quella di creare l'ossocondensazione, e queste nuove tecniche di chirurgia implanto-protesica sono, diciamo, per noi fondamentali.
Ricordiamo il modulo di Young, che è noto anche come modulo elastico o elasticità, è la misura della capacità di deformarsi praticamente di un dato materiale sotto un determinato stress o forza e di ritornare al suo stato, alla sua dimensione una volta che viene abbandonata. E quindi il modulo di Young è una costante che scaturisce dal rapporto fra lo stress o forza praticamente diviso lo strain, la deformazione. Quindi la deformazione. Maggiore è il modulo di Young e maggiore sarà la rigidità praticamente di un determinato materiale. L'elasticità quindi descrive le proprietà meccaniche associate alla capacità di un materiale di immagazzinare energia meccanica internamente, e questa capacità di immagazzinare energia meccanica attivando il nostro campo elettrico significa un effetto meccano-elettrico piezoelettrico, ed è quindi indipendente dalla velocità con cui avviene la deformazione, ma l'importante è che la deformazione avvenga. Il modulo di Young è definito come il rapporto tra la forza applicata e la deformazione. La sua unità di misura viene nel sistema internazionale rappresentata dal Pascal, Newton su metro quadrato. Durante una prova, come si comporta un materiale sottoposto praticamente per esempio ad una prova di trazione? Il comportamento elastico lo vediamo nella linea della crescita verticale. Il materiale resiste praticamente, si allunga in modo costante e lineare nel giusto rapporto fra la forza che applichiamo e il grado e la percentuale di deformazione, e quindi praticamente questo qui arriva fino ad un determinato livello, dopodiché sottoposto ancora a una forza maggiore, il sistema, o alla stessa forza, il sistema non è più in grado di resistere con un allungamento che proporzionale al carico che vede il modulo di Young in quel rapporto e risponde alla legge di Hooke. Quando si continua la trazione si ha un comportamento non più lineare e incomincia quella che è la fase di snervamento, che corrisponde a una caduta della resistenza del materiale dovute a delle micro cricche all'interno del materiale. Quindi quando noi snerviamo il materiale creiamo delle micro cricche, ma non lo stiamo fratturando, e lo snervamento corrisponde alla parte iniziale del tratto plastico. Poi comincia il comportamento plastico. In questa fase del comportamento plastico e vediamo quella linearità orizzontale un po' arcuata. Bene, in quel momento che cosa c'è? Ci sono sia forze elastiche reversibili che forze plastiche permanenti. Ciò significa che azzerando il carico durante questa fase rimangono delle deformazioni residue associate al contributo di deformazione plastica, per cui il provino avrà una lunghezza, il materiale una lunghezza maggiore rispetto all'inizio della prova, e questo è lo strain, la deformazione percentuale. Se noi continuiamo la prova, a un certo punto arriva un restringimento del materiale che aveva una sua diametro, si restringe, si forma cosiddetta la strizione o necking. Nella strizione o necking, cioè la formazione di un collo, che è la riduzione di un materiale per effetto della trazione o la compressione, ed è caratterizzato dal comportamento discendente. Lì lo vediamo segnato dalla lettera A, e in quel momento praticamente in questo diagramma sforzo, stress, deformazione, e in seguito alla strizione in quel punto ormai il materiale non c'è più, track, si rompe in corrispondenza del carico di lettura che corrisponde alla massima sollecitazione che quel materiale può sopportare. Bene, questa cosa che sembra una cosa fuori dal mondo dell'odontoiatria non è altro che quello che accade all'intorno dei nostri impianti quando il carico praticamente va a creare queste condizioni di stress sul nostro sia dal lato della trazione sia dal lato della compressione, perché noi quando carichiamo l'impianto avremo da un lato la compressione e dall'altro lo sforzo di trazione. Ecco perché è necessario che si creano degli effetti cuni fra le spire e che le spire siano sufficientemente larghe per distribuire. E ricordiamo soltanto che la proprietà meccanica di un materiale che può essere di subire una sollecitazione in modo elastico, in modo non elastico, ricordiamo che un materiale può presentare un comportamento meccanico a seconda della direzione lungo la quale vengono applicate le forze, e questa differente praticamente comportamento viene chiamata anisotropia, perché il materiale praticamente ha una differente diciamo caratteristica anatomica e strutturale tra il senso longitudinale di solito e quello trasversale. Un altro fattore praticamente che viene considerato ed era considerato dalla scuola Mercani importante nel mantenimento praticamente dell'osso crestale
era la lunghezza dell'impianto. Perché lo consideravano? Perché loro dicevano che l'impianto si doveva riassorbire l'osso, che era fisiologico, oggi si deve mantenere, e quindi praticamente l'impianto più era lungo e più sopravviveva all'interno praticamente delle nostre bianche, delle nostre bocche. Serviva quindi in passato per compensare la perdita fisiologica di osso marginale, secondo Branner, ma si è visto che questo non è un fattore rilevante, addirittura invece diventa rilevante la terza dimensione, e utilizzando invece protocolli specifici e impianti con caratteristiche particolari non c'è nessuna differenza, e nessuna differenza in base anche alla densità dell'osso, fra impianti lunghi e impianti corti. Con il magnetic mallet non dobbiamo più preoccuparci di mettere impianti lunghi in aree praticamente di osso a bassa densità. E dato quindi che il mantenimento dell'osso crestale è diventato negli ultimi anni questo criterio chiave, e ricordando che i tessuti molli garantiscono la sopravvivenza dei strutture sottostanti per implantari, e ricordando che i tessuti molli sovrastanti praticamente l'impianto sono funzione dell'osso crestale, capiamo bene quanto sia importante mantenere quell'osso crestale, e quindi praticamente per mantenere l'osso crestale e quindi il tessuto gengivale, che porta anche alla conservazione delle papille e alla preservazione praticamente dell'estetico, il nostro magnetic mallet cosa ci permette? Ci permette di non dover aprire grandi lembi, perché rispetto alle frese liquidali che noi dovevamo scollare, spostare i lembi, i tessuti molli per poter penetrare e dare, oggi possiamo lavorare quasi paplas, giusto aprire per vedere, diciamo, la superficie crestale e orientare il nostro magnetic mallet e poter lavorare e non avere paura di lesionare i tessuti molli, che invece con l'uso delle frese liquidali verrebbero, diciamo, distrutti, e quindi necessità di aprire. Poi gli ultimi studi biomeccanici di particolare rilevanza nell'ambito della geometria del collo implantare e dell'estensione della fittollettatura del corpo implantare servono per migliorare i carichi masticatori, e quindi perché sappiamo praticamente che i carichi masticatori esprimono tutta la loro forza nei primi 3-4 mm, e qualcuno ha iniziato a considerare questa zona una zona importante e ha incominciato ad utilizzare materiali alternativi come la zirconia, parlando praticamente di essere un materiale ideale a cui affidare la sottostante praticamente ossa integrazione, e vediamo i cambi di passo nella forma da un esagono esterno praticamente ad un esagono interno, e da una connessione praticamente esagonale a una connessione conometrica, da superfici rugose da superfici lisce macchinate a superfici rugose, e poi un passo indietro addirittura parlando di impianti ibridi. Quindi si è studiato di tutto al fine di mantenere l'osso crestale e quindi di ottenere il successo implantare, una volta capito che il riassorbimento fisiologico dell'osso tutt'altro che fisiologico, ma il segnale iniziale di una perimplantite. E quindi oltre alla superficie praticamente dell'impianto, alla microgeometria, anche la forma dell'impianto nella sua macromorfologia è diventata importante nella distribuzione dei carichi masticatori e nel posizionamento degli impianti. Lo stesso discorso che è cambiato, che dal posizionamento degli impianti con tecniche di ossodensificazione e fresi dedicate, addirittura in reversa, oggi si passa praticamente a tecniche di ossodensificazione con strumenti dedicati e impatti elettromagnetici. E le chiavi quindi del successo implantare le vediamo praticamente forse racchiuse, alcune di queste, oltre a quelle che abbiamo accennato, ad alcuni concetti: l'integral crown abutment, cioè fare una corona integrale, cioè che viene cementata direttamente praticamente sul moncone, sull'abbattement, e costituisce un corpo unico con una superficie di continuità che è lontana dall'attecchimento dei batteri. Realizzare il platform switch nella superficie commutata fra la fixture praticamente l'abbattement e la crown, e vediamo questo collo di clessidra importante che è fondamentale per garantire l'attecchimento. Inoltre l'ampiezza biologica, che è fondamentale, quell'altezza di almeno 3 mm per permettere al tessuto cicatriziale di riparazione e non di rigenerazione all'interno dei nostri collimpianti di non subire modificazione, perché le fibre di Sharper non riescono a penetrare probabilmente i nostri impianti e a chiudere. Poi abbiamo le spalle scivolate, ovviamente l'inverse cross,
con, la spalla scivolata, la slope shoulder, l'ampiezza biologica l'abbiamo già accennata, la superficie aspira allargata o halo, la doppia conicità inverse con tra la parte del collo sovrastante e che poi si riproduce verso la crown, è alla stessa maniera che va verso praticamente la zona apicale dell'impianto, l'inserimento di impianto di almeno 2 mm sotto la cresta ossea, e quindi abbiamo realizzato così il nostro Human Implant o Leonardo's Man, cioè l'uomo di Leonardo, che altro non è che la testa praticamente la crown, il collo, il neck sarebbe praticamente il nostro platform switch con la piazza biologica, le braccia allargate rappresenta praticamente il nostro spire allargate e che sviluppano il principio di tensibilità, e le piedi uniti con una scanalatura all'interno per maschiatura e l'autofilettatura dei nostri impianti. E quindi le chiavi del successo portano al mantenimento di questo osso crestale, e ricordiamo che i tessuti molli guariscono sia per riparazione, l'abbiamo detto, riparazione cicatriziale e non per rigenerazione, e quindi c'è una cicatrice all'intorno del collo dei nostri impianti e ci vogliono almeno 3 mm. Il piatto occlusale delle nostre superfici occlusali deve rispondere praticamente ai principi della gnatologia moderna classica, quella dell'occlusione organica, in cui la superficie occlusale deve essere ridotta almeno al 55% della superficie equatoriale, avere un'azione autocentrante, ci deve essere il rapporto di un dente a dente cuspide fossa e deve essere garantita la funzione disclusiva. Le altre chiavi di successo, lo ricordiamo, la connessione econometrica, un'interfaccia abutment crown, e soprattutto che deve essere praticamente resistente all'usura perché deve essere interfacciata fra superfici anodizzate, e tutte queste servono praticamente per garantire quello che praticamente è la sopravvivenza dei nostri impianti rispetto praticamente ai carichi a cui noi li sottoponiamo. Impianti quindi tensegrali, doppia conicità, inserimento subcrestale delle spine allargate, quindi al di sotto dell'area crestale, connessione econometrica, platform switch, una piazza biologica, corona cementata sul moncone, integral crown abutment, anodizzazione fra abutment e fixture, e quindi il collo convergente, l'ampliamento orizzontale, l'importanza della lunghezza adeguata degli impianti, l'inserimento sotto cresta e gli studi praticamente ai sistemi di analisi portano a quelle chiavi che abbiamo appena detto, appena visto, del successo implantare, e quindi la somma dei fattori permettono, quali il platform switch, la piazza biologica, lo slope shoulder e la spina allargata, la ricrescita dell'osso sovrastante e l'area suddetta, evitando carichi compressivi sulla corticale ossea. Tutto è importante affinché, oltre a ottenere una rapida integrazione biologica, si mantenga l'osso per implantare, l'area sovrastante, il nostro dispositivo integrativo è come una mano nella stessa mano. Come l'uomo di Leonardo vediamo tutte quelle caratteristiche che riproducono l'uomo, l'essere umano. Basta guardare l'immagine della mano aperta. Il nostro halo implant risponde al principio della tensibilità, un sistema di sostegno in grado di far dire il mantenimento e non solo, ma anche la crescita dell'osso crestale e dei tessuti connettivali. Spero